da questi a questa. Ciao, sono Barbara e oggi facciamo questa collana di mercoledì Adams utilizzando minuterie, carta, resina e vi spiegherò tutto passo passo, quindi buona visione. Se mettete un like al video non mi dispiace. Come vi dicevo, il tema di oggi è mercoledì Adams. Mi sono realizzata alcune spillette, queste qui sono per delle fiere, perché sì ragazzi, si ricomincia, quest'anno di fiere ne faremo una marea, una dietro l'altra. La prossima è tra pochissime settimane, quindi vi scriverò tutto in descrizione, quindi man mano vedrete le date, ve le spiegherò anche sugli altri social, quindi sarete aggiornati. Voi continuate a seguire il canale per sapere tutti i nostri spostamenti, ma partiamo da quello che ho fatto perché adesso andremo a realizzare questo ciondolo che vi ho fatto vedere prima nell'anteprima. Queste sono delle cartine per le spille piccole, ma volevo farla calzare su uno di quei ciondoli ovali. Tra tutte quelle che avevo ce n'era una, questa qui in cui sta nella posizione del ballo, che era perfetta per un ciondolo ovale. L'ho già ritagliata, adesso vi faccio vedere anche come l'ho ritagliata. In pratica ho preso la struttura, il mio ciondolino, questo, aspettate che metto un pochettino a posto. Questo qui è un piattino cabochon. Per cabochon si intendono tutti quanti quei piattini che ospiteranno i vetrini o le pietre cabochon. Le pietre cabochon sono queste, quelle che hanno il vetro liscio. Voi avete visto spesso gli anelli con le pietre sfaccettate, quando sono invece tagliate lisce si chiamano cabochon. E siccome la pietra o vetro si chiama così, tutto quello che serve a gestirlo in gergo si chiama cabochon. Quindi quando volete parlare di queste basi per fare i ciondoli dovete chiamarle basi cabochon. Non so se lo sapevate, adesso lo sapete. Comunque, banda alle ciance, cominciamo. Come ho fatto a ritagliare il mio ovale? Allora, vedete che ogni ciondolo ha un piccolo bordino, io l'ho appoggiato, ho spinto un po' sopra e si è impresso il segno del contorno. In questo modo io semplicemente ho ritagliato lungo quel segno e ho ottenuto il mio ovalino perfetto. In alternativa possiamo usare il vetrino. Adesso va perfettamente a calzare, non lo incastro adesso perché ci va talmente bene che non si stacca più, quindi ci metterei troppo tempo e non mi fa di perdere tempo a togliere la carta. Adesso dovrò incollarlo. Ho due tecniche da poter utilizzare. Una è quella che prevede di mettere il vetrino sopra, quindi così, scusate, avere un effetto di questo genere, quindi avere il vetrino sopra la foto. Carino, però è un po' spesso. Per questo tipo di foto me la modifica un po', la fa un po' a lente, vorrei qualcosa di più piatto. Quindi utilizzerò semplicemente una collata di resina. Passerò della resina trasparente e questa vetrificherà la fotina. Per mettere la foto, che adesso andrò a incollare dentro il piattino cabochon, mi servirà di plastificarla. Non mettete mai niente non plastificato a contatto con la resina liquida perché la bagna e quando la bagna vi cambia il colore. Vedete questo bello scoccione o questo scoccino? Andranno benissimo per plastificare la vostra foto. Quando andate a staccare lo scotch, come ho fatto io in questo momento, mi raccomando, date una bella strattonata perché vedete, se notate, si crea una piccola righettina ogni volta che staccate lo scotch. Quella potrebbe vedersi sulla foto, quindi voi controllate che la parte di scotch che avete sia limpida, senza righe, senza pezzettini di colla staccati. Allora, adesso per andarmi a mettere lo scotch, una tecnica che trovo piuttosto buona è quella di piegarlo un po'. Non lo mettete steso steso, potrebbe fare delle pieghette, voi lo tenete morbido così, lo attaccate al centro e poi lo srotolate. È un movimento molto facile, si appiccica subito. Voilà, ecco fatto. Non ho nessuna bolla d'aria, però l'ho messo un po' storto, mannaggia a me, è rimasto un pezzettino fuori. Ok, in questo momento vorrei urlare, ma non posso perché sto facendo il video, quindi adesso non vi preoccupate, si risolve molto facilmente con un altro pezzettino di scotch. Mi piego i miei due angoletti, ovviamente di misura normale, in questo modo, e devo andare a ritagliare di nuovo l'ovale togliendo gli eccessi di scotch. Devo lasciare un'impercettibile quantità di scotch sui bordi, quindi non è che devo tagliare anche la carta, altrimenti lo scotch poi si riapre. Devo lasciare un piccolo bordo. Allora, vedete che sto passando con le unghie perché devo togliere ogni micro bollicina d'aria. Deve essere tutto liscio la foto, altrimenti avrebbe queste bolle e si vedrebbero tantissimo. Mi vado a ritagliare con molta attenzione con questa leggiadra piccola forbice che ho. Ok, a questo punto devo risolvere il problema di questo micro pezzettino. Voi non so se lo vedete, ma di lato manca un millimetro di scotch. Mannaggia, mannaggia. Ok, prendo un altro pezzetto, lo faccio aderire.
Ecco, risolto il problema. Sembrava una tragedia, invece no, avete visto, ci ho messo veramente pochi secondi. Adesso mi dovrò ritagliare anche questo e poi lo potrò andare a incollare. Io trovo che questa attività sia molto rilassante. Oddio, quando devo fare le fiere e manca pochissimo tempo e vado velocissima, un po' di stress lo provo anche io. Però se uno si organizza con un po' di tempo, cosa che appunto dovrei fare anch'io ogni volta, diventa veramente un'attività rilassante. Ok, la mia fotografia è pronta, è plastificata, posso incollarla. Il mio piattino è qui, adesso devo, vedete, faccio un piccolo check per vedere se calza bene. Sì, 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 ci siamo, non ci sono problemi. Fate il check perché se lo incollate ed è rimasto troppo bordino di scotch potrebbe piegarsi la fotina o avere gli angoli sollevati e non va bene. Colla, potete utilizzare vari tipi di colla. Io in questo momento utilizzerò questa che è un cianacrilato, quindi una specie di Attack, è una sottomarca dell'Attack, ma potete utilizzare anche la UU, la colla artiglio, le colle gommose, insomma una colla. Non serve spendere tanto, questa è una colla da 1 euro, quindi prendete una colla economica, tanto funziona lo stesso. Ok, chiudo, altrimenti si secca, la butto e posiziono la mia fotina. Ok. Fatela calzare bene bene, mettete, schiacciate con le unghie di lato o aiutatevi con un bastoncino, uno stuzzicadenti, quello che avete. Io le unghie a disposizione userò quelle. Se non avete le unghie lunghe, appunto, un bastoncino oppure il dietro di una penna andrà benissimo. Per qualche secondo la vostra foto si sposterà perché la colla sarà ancora liquida. Muovetela e sistematela fino a che non si sposterà più. A quel punto vuol dire che la colla si sarà asciugata, come in questo caso. Ok, ci siamo. Adesso dovete controllare che la foto sia perfettamente aderente al bordo. Io sto notando che vedete qui in basso si vede che in questo angolino c'è un pezzettino di metallo che si vede. Ora, siccome sono pignola, prendo un pennarello indelebile nero e lo passerò torno torno per evitare di vedere quella parte argentata. Sembrano delle cose pignole, però rendono il vostro lavoro più carino. Bordino fatto, ok, volevo coprire solo quell'angoletto che rimaneva scoperto e invece alla fine ho deciso di girarlo tutto intorno. Vedete che adesso il cabochon ha un bordino nero? Mi sembra molto più elegante e mi piace, quindi sono contenta di aver fatto questa cosa. Basterà un pennarello acrilico nero di quelli indelebili a punta fina. Adesso passiamo alla colata di resina. Metto un foglio perché se la resina dovesse cadere dal ciondolo e bagnare il mio filtro mi dispiacerebbe assai, quindi proteggete sempre i tavoli perché sennò fate dei danni, non è il caso. Questa è la mia gentile resina in questa micro bottiglietta da 10 litri. Il tappo si è un po' incastrato, però adesso lo stacco, speriamo che si apra. Ci siamo. Adesso devo dare una colatina, fatemi bloccare bene il foglio che deve essere piattissimo, mettete dei pesi, qualcosa che non lo faccia spostare e andate a mettere al centro una goccia piuttosto grande di resina. Mettetela centrale, tanto poi si sposterà o la sposterete voi. Bene o male grande, tipo così. Ok, lasciate qualche bordo libero, tanto la resina si sposterà e andrà un po' dappertutto. Negli angolini dove non c'è ancora la resina, vedete in alto e in basso, la aiuterete voi con questo bastoncino che si chiama spot. Sono come i bastoncini delle unghie, quelli che si fanno nella nail art. Dovete far aderire la resina dappertutto e togliere eventuali bollicine di aria. Le bollicine d'aria le potete togliere con uno spillo, con uno stuzzicadenti, con uno spot oppure si passa un accendino sulla superficie della resina. Tutte le bollicine scoppieranno immediatamente. Nel mio caso non ci sono, quindi non mi serve passare l'accendino. Ok, è abbastanza steso bene, mi piace, non ci sono peli, altre cose. Accendo la lampada per qualche minuto. Questa è la mia lampadina piccola piccola ma tanto carina. Se non ce l'avete lo dovete lasciare al sole per una mezz'oretta. Ok, dopo 5 minuti questo è il risultato, si è vetrificato. Mi raccomando, quando lo toccate la prima volta non andate direttamente con le dita sopra la parte di resina perché se è ancora fresca lasciate l'impronta. Quindi toccatela con l'unghia, sbattete un pochino, se fa tic tic potete provare a toccarla. Le due catenelle che ho a disposizione sono questa sottile e questa a palline. Penso che userò quella sottile. Ma questo ciondolo, vedete, questo che vi faccio vedere adesso non ha altre asole, quindi è un ciondolo e basta. Quello che ho usato io invece ha tutti questi cerchiettini, queste asoline intorno, il che lo rende molto versatile perché potrei utilizzarlo come centrale, potrei farci un bracciale, potrei legarci delle cose, delle stoffe, dei nastrini, dei ciondoli, insomma, un sacco di cose. Quindi
l'idea che ho è quella di attaccarci sotto qualcosa. Vedete, anche a questo potrei appenderci delle cosine, dei ciondolini e dargli un pochettino di movimento. Allora, visto che mercoledì è un po' dark, un po' gothic, potrei mettere una pietra o anche due, come queste. Queste sono pietre dure nere, sono degli ionici, e però non lo so, no, ci penso. Altrimenti potrei usare un fiocchetto che si può mettere o sotto o sopra. Boh, però mi fa un po' effetto Minnie, forse no. Mi sa che userò, potrei mettere una perla. Queste sono perle fresh water, sono perle vere di madreperla vera. È molto bellina. L'altra alternativa che ho è questi e mi sa che opterò per questi. Questi sono dei cristalli sfaccettati a cuoricino e adesso stanno tornando tantissimo di moda anche in altre forme e questo effetto che vedete che ha tanti colori come se avesse un piccolo arcobaleno all'interno. Questo è un effetto boreale. Quando vedete dei cristalli che hanno questa finitura si chiama aurora boreale. Ok, sì, mi sa che uso questo. Vai, deciso. Ci sta. Cioè, mercoledì ok, sì è dark, ok, sì è però un cuoricino sbrillucchino non mi dispiace per niente. Allora, questi hanno questo chiodino passato dentro, adesso con la pinza dovrò aprirlo e agganciarlo alla mia asola. In questo modo passo la soletta dentro e poi con la pinza devo andare a stringere. Questa non è la pinza adatta, però in questo momento ho questa tra le mani e sono pigra, non mi va di andare a prendere l'altra, quindi chiuderò con la tronchesa. Vabbè, ho abbastanza manualità, quindi ci sono riuscita, altrimenti servirebbe una pinza piatta o una pinza a coni. Ok, mi piace, tanto, bellissimo, mi piace tanto, sì, è fighissimo. Questa tecnica del chiodino, vedete, è una furbata, nel senso che invece di mettere l'anellino ho messo questo chiodino girato perché mantiene il cuoricino dritto e dà quel puntino davanti che a me piace tantissimo. Ora devo attaccare la catenella, quindi devo mettere un anellino di raccordo, questi anellini che stanno qui, e mi servirà una chiusurina per la catenella perché non ce l'ho. Ok, questa è la mia chiusura e da quest'altra parte ho gli anellini. Bene, ho preso un po' di roba a caso? No, sì, gli anellini ci stanno, perfetto. Allora apro l'anellino, metto la chiusura, mi raccomando la chiusura prima di montarla, provatela sempre, perché sono quasi tutte funzionanti, però ogni tanto capita che fate una collana, la finite e la chiusura non si apre, non ha l'elastico giusto e quindi dovete cambiarla e questa cosa innervosisce. Ok, adesso andate a chiudere. Se non so se notate, scusatemi, è caduto, ma la manualità ridotta oggi. Se riuscite ad aprire l'anellino ruotandolo lateralmente, è molto meglio. Non tirate gli anellini allargandoli in un altro modo perché poi sarebbe difficile chiuderlo. Quindi torcetelo sempre così, mai così. Questo adesso lo richiudiamo e la catenella è pronta. Voilà! Ora devo attaccarmi l'anellino al ciondolo e attaccare il ciondolo alla collana e poi avremo finito la nostra creazione. Vedete come lo apro? Così lateralmente. In questo modo l'anellino si richiuderà senza viziarsi, perché quando si vizia, cioè quando si storce, si vizia, si dice così. Agganciate tutto e chiudete. Nel frattempo qui c'è un temporale pazzesco, non so da voi. Questa è un'attività perfetta da fare quando fuori piove, grandina o nevica. Ok, ho finito. Che ve ne pare? Ed ecco il risultato finale, è questo. Io sono molto soddisfatta, non so se a voi piace, però devo dire è molto carina, è leggera, non ci ho messo tantissimo tempo a farla e soprattutto facendola in casa o facendola in maniera artigianale, il prezzo di tutti quanti gli elementi non è eccessivamente caro. Spero vi sia piaciuto, spero che vi piacciono i contenuti creativi perché ne vorrei portare sempre di più, in modo che possiate prendere spunto e magari possiate farne anche voi per voi o per chi volete bene. Un bacio a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video. A proposito, vi chiedo, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è importante. Attivate la campanella, altrimenti YouTube non vi manda le notifiche. Quindi se volete vedere altri video come questo o i video miei, iscrivetevi e attivate la campanella. Grazie, ciao!